Perché sono partito. Si dice che il cammino di Santiago ti chiama e personalmente sento di poter affermare di essere stato chiamato anch'io. Una frase che può apparire retorica, banale o frutto di una qualche suggestione religiosa, ma che per quanto mi riguarda corrisponde al vero e scevra da condizionamenti di culto. Certamente c'è stato anche un contorno fatto di situazioni concrete e a dir si voglia superficiali. Penso sia stato nel 2014 la prima volta che mi venne l'interesse per questo famoso cammino, dopo averne già sentito parlare più volte. Passai così diverso tempo a raccogliere alcune informazioni in rete e a leggere le varie testimonianze. E nel mentre, dentro di me, era nata la certezza che ci sarei stato anch'io, anche se il quando mi era ancora ignoto. Arrivò il 2016 e in una serata qualunque la mia compagna di allora mi lasciò. Il giorno successivo decisi che sarei partito per il cammino di Santiago. Giusto il tempo per allenarmi quel poco necessario per non soccombere ai molti chilometri che mi aspettavano. Era il momento giusto, lo sentii senza esitazioni. Non lavoravo, avevo da parte una discreta somma di denaro e necessitavo di stare da solo con me stesso, con i miei pensieri, con le mie emozioni. Non poteva che essere l'occasione buona. Non era una fuga, ma una chiamata. Niente visioni, niente apparizioni e niente voci divine. Semplicemente un chiaro laico: devo partire. Dopo 2 giorni la mia ex compagna, forse in preda a forze lunari, cambiò idea e tornammo così insieme. Ma la decisione di partire era ormai presa. E anche se con qualche titubanza di mezzo sentivo che il cammino mi voleva, prenotai il biglietto. Data di prenotazione del volo 14 dicembre 2016. In inverno le temperature non sono naturalmente delle migliori. Non c'è quasi nessuno, si rischia di trovare la neve, molti ostelli sono chiusi ed i paesaggi perdono molto del loro fascino. Ma il momento era arrivato e non potevo tirarmi indietro. Inoltre, anche se non disdegno la compagnia, amo lunghi momenti di solitudine. Dicembre e gennaio sarebbero stati i mesi ideali. Peccato solo per il freddo. Tutto ciò avvenne all'inizio di novembre e mi ero dato poco più di un mese di preparazione. Molto poco, ma lasciai da parte ogni timore e cominciai ad allenarmi. Niente di particolare, semplicemente aumentai gradualmente i chilometri delle mie consuete camminate settimanali, cercando per di più di variare il più possibile tra pianura, collina e montagna. E fu così che, giorno dopo giorno, mi ritrovai una mattina con lo zaino sulle spalle. Destinazione Santiago.